su West 16. Stava l'ambulanza, è dietro di Pascoli, a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cos'è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiato per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 6. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso ti dico cosa è successo. Cosa stai dicendo? Io mi rendo conto che non ho fatto nulla. Questa è l'unica cosa che mi rendo conto. Sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara. Lei lo sa che non sono stato io. Lei chi? Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io. Non so che altro dire. Questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio. Non sono stato io. Non sono stato io. Allora, Mark, easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Simple, 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 simple. Simple. What is it? This is Frank, this is con Frank, this is June. This is 6, 26, yeah? David, Mr. Lynch, David, slide Mr. Lynch. Can you he or he slide X with here me from here? Because and if can't believe it. Once again.
Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti. You take me for a walk under the sycamore trees. The large trees that bloom, baby, in the dark trees that bloom. And I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees. Under the sycamore trees. Ok, perfetto, grazie. Quindi siamo a 2026, sono le 9:50, siamo a Pavia, presso l'ufficio della Procura della Repubblica, grazie al Tribunale numero 1, piano terzo, stanza numero 6, grazie al procedimento penale 64/2025, dinanzi ai pubblici ministeri Valentina De Sermetti Viana Rizzi, alla presenza del locotenente Angelo Giannini, in servizio presso la Regola Carabinieri 7, comparso Marco Colli. È richiesta della Generalità, così disposto. Noi chiamo Marco Poggi, nato a perfetto, residente a Carrasco, via Pasqua numero 8, di fatto domiciliario nostro. Ok. E Diamante che dato che si procede per il reato. Ah? Mogliano Veneto. Veneto. E appunto dato che si procede per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale, si dispone l'atto sia integralmente videofono registrato mediante apparato in uso presso ufficio come previsto appunto nel codice di procedura penale. Quindi l'avvisiamo che lei ha l'obbligo di riferire ciò che sa in relazione ai fatti su cui è consentito, che nel caso in cui renda dichiarazioni false potrebbe rispondere del reato di false dichiarazioni. Allora, l'abbiamo riconvocata per approfondire
anche, ma si possono giocare anche nel senso possono giocare. Aveva anche nelle sue cartelle personali sul computer. Sì, avevo sicuramente un po' di cartelle dove tengo un po' di giochi. Adesso non mi chieda com'era la struttura di queste cartelle perché non so, però sicuramente avevo uno spazio che è chiaro, una cartella diciamo più su fuori. Questo è un po'. Sì, sì. E invece nelle occasioni in cui capitava che gli amici venissero a casa, in quei casi cosa facevate? E vedevamo dei giochi, provavamo dei giochi, magari mi chiese, mi fece la domanda e pochi giorni dopo la famiglia venne a casa mia, tutti e tre, suo papà, sua mamma e suo fratello, perché comunque andavamo spesso al cimitero insieme. E diciamo entrando in casa mia c'è un cortile un po' lungo, suo fratello si attardò un pochino rispetto ai suoi genitori che stavano parlando con i miei, diciamo così, e prendendomi quasi da parte mi chiese se era vero che c'erano dei video sessuali, diciamo così, tra me e Chiara. Credo perché in quei giorni erano uscite forse delle notizie sul punto, credo. Non mi disse che era quello il motivo, mi fece solo la domanda, è una deduzione mia, insomma, che forse era quello il motivo. questo in che occasione? Sicuramente posso circoscrivere questo episodio prima del mio fermo per iniziato il delitto, perché dopo i rapporti si sono interrotti. No, lettura nel verbale del 18 ottobre 2007, verbale di Marco, e lui dichiara non che ti aveva preso dalle cose che si dicevano, ma di aver notato messaggi tra Chiara e Alberto, ma posso solo dire che la loro contenuto, anche se non completamente esplicito, intuì che il file che Chiara stava scaricando in quell'occasione doveva contenere immagini relative alla loro identità. Sì, perché la precisazione, quei video li avevo fatti con la mia fotocamera e in quell'occasione, non so se è quella, ma forse ce n'è stata una sola, gli stavo inviando a lei tramite il computer, la connessione dell'epoca era molto lenta, non è come quelle di oggi, eccetera, eccetera, e quindi probabilmente era in fase di trasmissione da me a lei. Ma Marco non mi disse che era quello il motivo della sua domanda, mi chiese soltanto se era vero, come se fosse una richiesta di conferma da parte mia. Quindi io la interpretai come
forse c'è notizia di questi video, ecco perché mi fa la domanda. Non mi disse che aveva avuto questa cognizione sua diretta, diciamo. Chiara non disse mai, mi aveva notato che magari il fratello se ne era accorto. Così oggi non mi ricordo, ma direi di no, tendo ad escluderla. Questi video lei li ha conservati sempre, specialmente nel suo computer. Sì, o computer o forse a dischi esterni, chiavette, però sempre nella mia esclusiva sfera. Lo stesso può dire di Chiara, no? Perché non Chiara no, so che aveva il computer, sì, il computer tra l'altro è nella camera di Chiara e quindi il fratello doveva necessariamente recarsi nella sua camera da letto. Però non so che mi facessero, diciamo, tra i due, non sono a conoscenza di questi dettagli. Da 11 anni la vita nel carcere di Bollate. Alberto Stasi qui ha studiato, ha letto, ha guardato la TV, seguendo però sempre meno la vicenda che lo riguarda, il caso Garlasco, l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Fu Stasi a dare l'allarme, lui ad essere indagato e poi condannato. Io ho detto tutto quello che sapevo che poteva essere utile a loro per scoprire chi è stato. Studente bocconiano dai modi pacati, una compostezza che a volte è stata letta come freddezza. Assolto con rito abbreviato in primo grado nel 2009, poi in secondo nel 2011, 2 anni dopo l'annullamento in Cassazione, all'appello bis colpevole. Nel 2015 la condanna in via definitiva a 16 anni. A Bollate Stasi ha iniziato a lavorare in uno dei blocchi del grande carcere. Posso parlare, scusate? Dal 2023 ogni mattina esce per raggiungere un ufficio, fa il commercialista. La sera, entro le 11, il rientro in carcere fino ad ora. Sta per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Non dovrà più tornare qui neanche per dormire. La decisione del Tribunale di sorveglianza non è legata alle nuove indagini né alla richiesta di revisione del processo.